Abbiamo iniziato per Piero. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. È intento a mangiare tipo dei mirtilli, sembra, però è un rovo un po' particolare perché ci sono anche delle spine e vedo che continua a girarsi per controllare che nessuno veda mentre sta mangiando questi pochi mirtilli che ci sono su questo arbusto. Ti dà l'autorizzazione? Sì, quando si gira ha, sai, un po' di macchie blu qui vicino ai lati della bocca e cioè, allora dunque mi dà l'autorizzazione, però è come se non volesse farlo sapere poi ad altri, no? Che sì, che rimanga tra noi. Beh, certo che rimane tra noi, perché non lo vuole far sapere ad altri. Perché vedo proprio che c'è un'entità mentale che si chiama Mm? Di che livello? Allora dipende, nel senso che nello scorrere tranquillo della sua vita mediamente è 2, ok? Poi ci sono dei momenti in cui ci sono dei picchi, però è come se mi facesse vedere che è un po' un'attitudine che ha acquisito nel corso della sua vita, che ci sono cose su cui deve tacere perché non riesce a entrare totalmente in apertura, in confidenza, no? Mi fa vedere effettivamente questa educazione un po' repressiva, ma un po' anche un po' fredda, ecco, che ha ricevuto con un distacco, in cui non c'era confidenza, intimità, e gli è un po' rimasta questa roba. Quindi a volte è 2, a volte addirittura 5. Ci sono altre entità mentali? No, secondo me è questa. Bene, ti ha dato l'autorizzazione, no? Quindi, sì. Sì. Vediamo le eteriche. Allora io ne vedo una ed è un serpente, credo un cobra, perché ha la testa piatta e con la lingua che esce fuori sibilante. Mhm. Sì, è questa, in piedi, molto fiero, con il petto bianco. Quando è Il stato resto è verde. quando l'ha creato Piero? Mm, Non so perché mi dice Baggio. Perché? Mm, ehm, È come se fosse in un certo senso, anche se lui non se ne rende conto, quell'aiuto che non osa chiedere per arrivare a un certo traguardo. Nel senso che lui, per esempio, rifiuta l'aiuto proveniente da, che ne so, la magia effettuata dagli umani, ok? E vorrebbe fare assolutamente tutto con le proprie forze. Però è come se una parte di lui non si fidasse sufficientemente di poter arrivare e quindi cosa fa? Chiede aiuto a una forza. Mago? No, questo serpente. Ok. Mago Va no, bene. dice il mago no. Vabbè. Chiamiamo il mago nel cinema, la moglie nel cinema, le ragazze nel cinema.
Sì, il mago viene mano nella mano con la moglie. Mm, cioè, è proprio come se fossero, mm, cioè come se lei non riuscisse a staccarsi da lui, ok? Ma Mi fa vedere sono una proprio con le mani coppia? in treccia. C'è no, una coppia no, ma c'è la liaison? Eh, eh, allora, non mi sembra, no, cioè non vedo un rapporto sentimentale, ok? Ma Però vedo, Piero sorride fa no, perché è gay? No, perché no, lo escludi? Ok, rapporto sentimentale non lo vedo, non però c'è. è proprio come se lei non potesse fare a meno di lui, non riuscisse proprio a vivere senza di lui. Quindi L- se mi chiedi se sono una coppia, in un certo senso sì, ma non nel senso classico del Lei è termine. innamorata platonicamente di lui? No, 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 No. è come proprio se sentisse che non ce la può fare ad affrontare certe difficoltà, certe prove della vita senza di lui, una forma di dipendenza, così. La moglie c'è. Sì, secondo me, anzi, la moglie vorrebbe proprio avere un rapporto più intenso, più coinvolgente col marito. Io la moglie la vedo anche attratta da lui. Il mago c'è. Sì, il mago c'è, sì. Le ragazze Le ragazze tutte, dalla prima all'ultima. ci sono. Allora, mi viene 6 di qua, 4 di là, non lo so se dipende da la loro provenienza geografica o da La- altri fattori, come se mi dicesse 6 più 4. Bene. Siamo qui, dopo diverse sessioni con Piero, per un incubo. In vacanza, in una casa che lui ama particolarmente, immersa nel verde, una notte ha un incubo molto realistico. Persone che lo inseguono, sembra donne e uomini, ma soprattutto uomini. Sembra le intenzioni siano quelle del rito sacrificale, sessuale, che si fa a un uomo e riesce a sfuggire, anche se ricorda una villa con piscina, proprio Eyes Wide Shut, insomma, i cliché dei classici, con anche la possibilità di un'autosuggestione, ovviamente, cioè il mentale di Piero è questo, quindi ha partorito quello, non una festa indiana di matrimonio o qualsiasi altra cosa appartenente a un'altra cultura. Tuttavia a luna di notte si sveglia nel panico, sente l'urlo di un animale, non sappiamo quale, un animale evidentemente notturno, un uccello, non so, e sente un dolore proprio lì, un grosso fastidio, un grande dolore, come se in realtà il fattaccio, la sodomia, fosse stata compiuta. Parto dalla fine perché l'origine del sogno l'ho vista qua quando lui ha sentito questo strano verso, perché io ho visto proprio un priapo, Mm. questa, come vogliamo descriverla, una creatura comunque tipo dei boschi, comunque in mezzo agli alberi, con questo grosso membro dalle fattezze un po' ripugnanti, diciamo. E, L'essere o il membro? e l'essere, Cioè caprino? sì, un po' caprino e proprio brutto, grosso, che è come se avesse agganciato fin dall'inizio della vacanza Piero. Ehm, e ha avuto modo di manifestarsi più chiaramente all'interno di questo sogno. Solo che non l'ha fatto con le sue sembianze, ma l'ha fatto creando, diciamo così, una specie di set cinematografico, no? In cui lui si trova con un gruppo di persone, uomini, donne, questi lo inseguono, eccetera, eccetera. Tutto il sogno che hai raccontato tu.
Di fatto, dove l'energia che conduce tutto il sogno è quella di questo Priapo, di questa entità così. Per arrivare poi al clou, in cui lui in effetti non è che lo ricorda proprio bene quel momento, ok? È come se un po' l'avesse dovuto ricostruire, un po' fosse stata coperta questa informazione, questo ricordo, eccetera. Però nel momento clou invece c'era proprio la presenza di questo Priapo che lo sodomizzava. Come si chiama questo Priapo? Aspetta, perché non riesco a capire se è il suo nome o se è una frase. Mi dice sono infinitamente te. Te all'infinito. Come si chiama? Te all'infinito. Te, Te cioè è you? elevato all'infinito. Mm. Sì. Ma Ok. si rivolge a Piero? Elevato all'infinito, sì. Ok, un altro nome? Matricola, codice. Bio blu. Pio Blu? È un'entità? Chi è questo qua? Allora, è un qualcosa che ha a che fare con quel territorio. Ha a che fare con quel territorio e con, come posso dirti, delle questioni sessuali a livello a volte delittuoso, ok? A volte proprio di tipo violenza carnale, a volte come di esplosioni erotiche. Ok, si occupa, diciamo così, di assorbire energia dalla sessualità all'eccesso a vari livelli, anche criminali, diciamo. Mm? Ed è riuscito in qualche modo ad agganciarsi a Piero per via della sua sessualità non appagata, non vissuta e taciuta. Ci sono delle abduction, Monica? Non la definirei proprio un abduction, è un modo per, allora, diciamo così, questa creatura per vivere ha bisogno di nutrirsi. Per nutrirsi ha bisogno di stimolare, questo è il suo funzionamento, tutto ciò che riguarda la sessualità, sia la sessualità subita, come in questo caso, sia quella che viene inferta. Oppure proprio il desiderio sessuale, magari anche frustrato o sfogato in maniera violenta. E quindi ha fatto questo, ha trovato il proprio nutrimento anche, ma non solo, però anche da Piero. È semplicemente uno dei suoi cibi, Piero. Ci sono degli impianti? Allora, mi fa vedere come se avesse un foglio bianco in testa che sembra quasi un foulard ed è come se gli creasse ogni volta una specie di tabula rasa delle informazioni. A volte gli sembra di capire le cose, di averle messe in fila, eccetera, e poi no, di nuovo zero. E tra l'altro a volte proprio scarsa memoria. Questo. E poi è come se ci fosse una specie di fuoco, nel senso di falò, a livello dei genitali, ma sia davanti che di dietro, creando un'infiammazione, a volte in senso fisico, che a volte prende anche un po' quasi lo stomaco, no? Nel divampare delle fiamme, ma a volte anche proprio come impulso, come desiderio sessuale. E basta. Chiamiamo nel cinema il socio e lo straniero. Non so, il socio lo vedo un po' bevitore, non so se è così. Che mi Sì. viene con mi viene con un bicchiere di vino, come se non può mancare nella sua giornata. E lo vedo un po' anche
un po' retto, cioè nel senso, come se avesse avuto anche una fase ascendente della sua vita. Adesso è assolutamente in fase discendente da vari punti di vista, però vorrebbe ancora essere nell'altra di fase. E allora va dalle persone a far credere di essere in quella fase lì, quella brillante dove ci sono stati dei successi, ma in realtà ormai lui è in caduta libera. Causa esoterica del suo aver lasciato Piero a piedi, dopo tanto investimento di speranze e tempo e qualche soldo. Allora, non so, adesso è arrivato tipo un'infermiera. Allora, quindi sicuramente dei problemi di salute ci sono, che l'hanno indebolito, questo sicuramente, però è come se avesse deciso di rivolgere la propria attenzione ad altro, come se questo gioco qui fosse un po' arrivato agli sgoccioli per lui e se ne è reso conto. Quindi è un Non sa bene. più come, sì, non sa più lui come portare avanti questo gioco perché è un po' un vicolo cieco adesso. Cosa dice l'anima di Piero a questo proposito? Ma quante volte te l'ho detto? Gli dice così? Sì. Come la vedi l'anima di Piero? Adesso come una ninfa molto bella e corporea ma allo stesso tempo incorporea. Ed è come se lui, è strano perché lui ha un rapporto molto difficile con le donne, ok? Perché c'ha una donna al proprio fianco a cui vuole veramente bene, che vede come un'amica barra mamma barra alleata, ok? Ma non vede assolutissimamente come una donna. Poi ci sono altre donne che vede come donne, intendendo da un punto di vista fisico ed erotico, ma non le riesce proprio a vedere invece Come vede la come moglie adesso? umani, cioè dotate di altri aspetti, no? Ok? Quindi in definitiva lui è come se non riuscisse a rapportarsi bene con la propria anima, che poi è il proprio femminile, perché lui stesso si mette delle barriere, si mette, non so come dirti, si vieta questa comunicazione sincera. Piero, qua ha appena assistito alla frase che è l'essenza di tutte le tue sessioni. Questa è la chiave. Quindi non ci sono gli orgoni del cazzo da tenere nel cuore e da buttare, in realtà da buttare nel cestino. Anche il quarzo ielino che hai perso, adesso lo andiamo a vedere, non c'è un sistema, tu sei quello del diario, non è così necessario, ti aiuta, ovviamente ti aiuta, non è così fondamentale. Il clou è questo: chi è la mia anima e il mio femminile. Tu hai due modelli scollegati con dei pro e delle mancanze. Devi unirli e trovare. Questo non significa che devi mollare tua moglie o che devi andare con una di queste ragazze, eccetera. Devi trovare il quid. La donna è quella cosa lì, quella che ha entrambe le cose. Non è solo un'amica, è un'alleata, è anche un femminile. Andiamo, Monica, all'infanzia di Piero. Prima avevamo parlato del mago. Il mago fornisce degli aiuti, vede dei futuri. Abbiamo spiegato fuori dalla registrazione a Piero che il mago, come il cartomante, in realtà non sbaglia, vede uno dei 10, 100, 1000, infiniti futuri possibili. Si connette con quello più desiderato, è quello con cui il cliente, diciamo, in cui il cliente sta mettendo maggiore energia e maggiore intento, e se tutte le cose vanno bene, il futuro si manifesta. Noi possiamo fare di più, possiamo vedere il significato
delle scelte dell'anima di una persona e possiamo andare indietro nel tempo. Questo il mago non lo può fare. Se vogliamo cambiamo degli elementi del passato che si riflettono nel presente. Come vedi Piero? Dove è? Cosa fa? Qua mi fa vedere, non so, Piero circondato da allora la madre, il padre e poi ci sono le due sorelle. E lui è come se fosse un bambino su una sedia che cerca di fare il bravo bambino, però lo vedo che agita le sue gambe come se in realtà fosse irrequieto. È come se non sentisse di poter essere se stesso. Vedo la madre che tende un po' a rimproverarlo un po' su tutto, correggerlo un po' su tutto, a soffocarlo. E il padre proprio come se guardasse tutto da un'altra parte. La sua attenzione è altrove, ha tanti impegni, non è fra questi impegni il figlio. Mm-hmm. Come se le lacrime di Piero andassero dentro, anziché uscire fuori. Bene. Presentiamogli qua la femmina. Forse per suo gusto arriva una donna con un seno abbastanza prorompente. Mm-hmm. Non La è neanche femmina non è il modello della magrissima. televisione, quindi le varie Valeria Marini e così via. Le oche, tutte tette. Okay. No, è Arriva il una donna, femminile. sì, sì, però sai che cosa? Che lui c'ha anche questo affatto che la mamma lui non ce l'ha avuta. Cioè ce l'ha avuta e c'è ancora, ok? Ma non l'ha sentita come mamma. Mm-hmm. Quindi è come se ce lo facesse vedere. Mm-hmm. Ok? Io ho cercato una moglie mamma proprio perché non ho avuto la mia mamma. E quindi è ancora come se adesso nel femminile poi vuole proporre questa idea del materno, dell'accoglienza, calore Mm-hmm. e nutrimento. Però è come se poi mi facesse vedere un altro strato, no? Mi fa vedere questo primo strato che è fatto in questo modo, poi mi fa entrare più in profondità e mi fa vedere una cosa per lui un po' ignota, che è l'introspezione. Il femminile è introspezione, è interiorità, è rivolgersi all'interno. E lui qui io lo vedo bambino smarrito, impaurito, che non sa che cosa deve fare qua. Lui è dentro di sé e non sa che cosa deve fare. Sembra tutto così sconosciuto. Che succede? È C'è tutto questa buio. donna alta Mm. che di fatto dentro contiene la sua anima. Eh sì. Cosa fanno? Come interagiscono la donna e il bambino? Sì, lui l'ha guardata appunto fuori ed è questa immagine così abbastanza anche canonica, no? Di donna formosa. È Poi, vestita? no, è nuda. Ah, C'ha anche un po' di ventre. Mm. E lui è come se avesse voluto entrare all'interno del ventre. L'interazione è questa, lui che penetra all'interno e però trova buio. ma nell'utero vuole rinascere? Sì, è come se, esatto, come se rientrassi, esatto. Trova buio, Mhm. si guarda intorno e si rende conto di essere alla fin fine dentro se stesso Mhm. e non vede nulla.
Credo che questa sia a volte la sensazione di quando Piero prova a centrarsi su se stesso e trova così tanta difficoltà. Chiamiamo in aiuto il suo quarzo ialino perso. Che era quello che gli avrebbe voluto far vedere, no? Le cose. Mm. Quello che avrebbe voluto portare trasparenza, chiarezza in tutto. È come se lui si facesse a se stesso la domanda: ma perché non accetto di vedere davvero le cose come sono? Se lo fa con un candore fanciullesco. Si siede con questo quarzo ialino fra le mani e intorno a lui inizia a crearsi un po' di luce. Ma è nell'utero. Sì, Quindi se lui si parla, si sente maggiormente perché è dentro uno spazio chiuso. sì. Ha questa possibilità, ha questo pregio adesso. Si trova in un posto in cui se si parla si sente. Siccome Finalmente. mm, magari una pagina del diario, no? Caro Piero, io son te. Accettati per quello che sei. Accettami per quello che sono. Guarda in profondità ogni tua azione, ogni tuo pensiero. Non fare finta di niente. Non fare spallucce. Penetra le tue azioni. Entraci all'interno. Guarda i significati nascosti. Mi fa vedere proprio come se le azioni fossero delle cellule lì intorno. Adesso in questo momento lui è nell'utero. E lui può proprio entrare all'interno di queste cellule, visitare tutti i componenti della cellula, poi uscire, entrare in un'altra cellula e di nuovo farne il giro. Proviamo a entrare nella cellula, il socio è sparito. Ecco, io volevo far cadere un'illusione che mi ero costruito. Mi sono nutrito per mesi e mesi di un personaggio che sentivo essere ambiguo. E fino alla fine ho consumato questa esperienza per dover credere davvero alla sensazione che avevo, la sua ambiguità e inaffidabilità. Entriamo nella cellula socio straniero. Cioè, quasi fare un passo indietro, perché sente che è entrata in una cellula completamente diversa, anche un po' strutturata, difficile da penetrare, come se ci fossero una serie di ehm, azioni, di comandi da eseguire, perché non può girarci troppo liberamente. Mm, è come se respirasse serietà e determinazione. Però allo stesso tempo, come si può dire, il compromesso. Compromesso. Sì, il business della terza dimensione. Mm. Entriamo nella cellula, voglio la realizzazione del mio progetto, non diciamo quale, che comunque è collegato ai soci. Qua quando entra qui dentro lui è come se fosse un ragazzo.
come se fosse questo sogno che non aveva avuto fino in fondo il coraggio di realizzare quando era più giovane, e vuole però comunque all'interno di questa esistenza provare a realizzare. Quindi è come se traesse le forze e le energie di quel ragazzo per concretizzare. Vedo che proprio mette insieme i pezzi fisici per realizzare l'ideale, quel mezzo lì ideale. Lo riesci a vedere, no? Mhm. Ok, però la cellula a realizzazione del progetto è come la cellula socio, quindi un abbaglio o no? Come lo vedi? Parliamo solo per No, simboli, non significa che... Ok. no, non lo vedo come un abbaglio, lo vedo però, come dirti, un po' più alla luce del sole, meno sotterfugi, meno scorciatoie, più appoggi, necessità di più appoggi, e come dirti, anche un po' più di umiltà in un certo senso, di rendersi conto che ci sono una serie di step. Mhm. Mm, Anche perdendo sì. l'esclusività, come dire, della proprietà di questa realizzazione. Diciamo che è come se mi facesse vedere che di questa torta per lui rimane una fetta, Una ma fetta. non la torta intera, no. Certo, no, no, no. Beh, intero no, ma neanche la metà. Una fetta. Una fetta. Una fetta che quanto può essere un ottavo? Mm, Insomma, più o meno. mm. Beh, non è neanche poco, eh. Cioè, ci sta anche, voglio dire, Un ottavo barra un decimo, insomma. tu ci metti quello, che senza di te nessuno può farlo, ovviamente, però il resto. Ok, ci sono in questo utero con Piero, bambino, dentro la sua anima, con la sua penna di piuma di Dumbo in mano, il suo quazzioialino, che ormai non esiste più, ma noi abbiamo fatto finta che esista, delle cellule che lui non ha mai visto, Mm, silenti, sì. sono 2 o 3. C'è una cellula, amore ricambiato, inteso come amore di coppia, dove lui entra quindi all'interno di questa cellula e c'è la donna che a lui piace fisicamente e con cui si sente a proprio agio per poter essere se stesso, e però stranamente non è supportato da lei, ma creano insieme Mm. un qualcosa di forte. Non è la mamma della Non è una mamma, situazione. è una compagna. Mm. Poi c'è una cellula eh, che effettivamente abbiamo detto, no? Quelle mai esplorate, è la cellula figlio, figlio maschio. Un figlio maschio che diventa come ehm, un socio di vita, dove c'è un continuo confronto e si scambiano i ruoli maestro discepolo, chiamiamo così, no? Se li scambiano. E poi c'è un'altra cellula in cui lui è ricco. È una cellula che più volte avrebbe voluto penetrare. Non penso che gli abbiano dato stimoli in questo senso, perché è come se lui si fosse agganciato all'idea un po' del fallimento. È rimasta agganciata all'idea del fallimento. Possiamo ripulirgliela questa idea del fallimento, Mhm. di un'attività che inizia
e poi fallisce e si porta dietro delle conseguenze. Dove lo vedi questo fallimento? Come lo vedi? E me lo fa vedere tipo sotto gli occhi. L'ha nascosto bene sotto gli occhi, come se fossero quasi delle borse, come dei rimpianti, come sentire che lui da solo non ce la può fare e dice grazie al mago non mi han portato via la casa, grazie a mia moglie riesco a portare avanti il mio progetto, grazie a mia sorella mia madre può stare in una struttura, ok? Sempre grazie a qualcuno e io sono un po' il fallito della situazione. E sono delle lacrime che lui caccia dentro. Dove era finito il quarzo ialino? Dov'è finito? E il quarzo iallino me lo fa vedere in terra. Forse tipo in una delle sue passeggiate se l'era portato dietro ed è scivolato ed è come se questo quarzo ialino fosse diventato poi parte di questo territorio, di questa terra. Lo vedo vicino a un prato, tipo, sembra. Perché l'ha perso? Come se ci fossero, diciamo così, magari non diciamo l'età precisa, no, di Piero, però è proprio l'età in cui c'era il trionfo della terza dimensione. Quindi il fatto, per esempio, che lui faccia le sessioni con noi è già esattamente, grandiosamente un trionfo, ok? Perché molte persone della sua età sono incastrate completamente nella terza dimensione e Questo è quindi vero. sì, tanto. In tutte queste idee di fallimento, di stare in una relazione in cui non ami, di non poter vedere realizzati i propri progetti, la vita è dura, la vita, soldi ne entrano pochi, ne escono soprattutto. ehm, Non posso vivere liberamente la mia passione in tutti i sensi, anche fisica, ok? Sono proprio tutte dinamiche di terza dimensione ed è come se questa terza dimensione reclamasse Piero e dicesse tu devi stare qui. Va bene, siamo nell'utero. Cosa vuole fare Piero? Voglio rinascere, voglio rinascere nella quarta dimensione, voglio rinascere figlio di me stesso, figlio della mia anima. Cosa fa? Come se prendesse tutte queste cellule e le unisse, le facesse diventare un'unica cellula e anche lui entra all'interno di questo essere, diciamo così, unicellulare, che è all'interno dell'utero. Beh, se vuole può diventare anche lui stesso la donna, Sì, l'anima, fondendosi con essa, con la luce del cristallo ialino e con se stesso. sì, sono tutto un'unica cosa, tutto quanto. E tutta la linea temporale, visto che qui stiamo parlando della giovinezza di Piero, ora è un punto. C'è un cordone ombelicale che lo collega alla sorgente.
senza tempo. Sì. E lui è come se in un processo accelerato rinascesse, quindi non occorrono più i 9 mesi di gestazione. Sta rinascendo. Rinasce all'insegna di questa fusione di tutti questi elementi di cui abbiamo parlato. Non c'è più l'anima sconnessa da lui che lui deve andare a cercare, perché si è già realizzata la fusione. Si è fusa all'anima? Sì. 5 corpi uniti? Sì, comunicanti, integrati fra di loro. Come li vedi? In questo momento sono, in un certo senso, come posso dirti, acquosi, acquosi di colori diversi che si compenetrano in vari punti. Sono colorati, colori acquarellati. Quali? Vedo soprattutto un giallo, un rosa, un verde. Un verde acquamarina. E che succede? Succede che Piero è rinato in un processo accelerato, è già diventato adulto, un adulto coraggioso, e infatti mette la mano sul proprio petto che può sentire direttamente, già ora. Lui è il suo cuore, lui agisce con il cuore. Non c'è separazione tra l'amore, i soldi, se stesso. C'è ancora il serpente? Tra l'altro, ecco, il serpente mi ha fatto vedere che l'aveva scelto anche perché è verde e gli ricordava in qualche modo l'idea del denaro, dell'essere al verde, dei tanti soldi che escono e non sa come farli entrare. Però ora non c'è più. Il C'è suo verde ancora... attuale è acqua marina. C'è ancora... Shh. E no, perché c'è la voglia della sincerità. Ci Di sono ancora essere autenticamente se stesso. gli impianti. No, vedo che è tutto quanto anche sfiammato. C'è ancora l'incubo e l'intervento di Priapo? C'è Piero che ha capito chiaramente, ha visto anche come alcune scene, non so se sua moglie durante questa vacanza ha provato a avvicinarsi a lui. Mhm. È come se lui avesse compreso, messo insieme i pezzi rispetto proprio a un discorso di sessualità, abbia compreso con più onestà se stesso. C'è ancora l'animale che a luna di notte ha fatto quel verso.
c'è per altri e continuerà ad esserci per altri. Va bene. Piero e sua moglie, cosa si dicono? È, è come se sono parole che non so se Piero dirà, ok, nella realtà, ma qui nel cinema, in cui si parlano autenticamente, lui dice, lo sai che in qualche modo io sto con te per riconoscenza e anche per una questione economica. Non so come fare, che ti voglio bene, però lo sai. Al mago, col mago, dialogo col mago. Io voglio essere padrone di me stesso e della mia vita. Ma ti ringrazio degli stimoli che mi dai e dell'aiuto che mi hai dato in passato, quando non ero padrone della mia vita. Alle ragazze o alla ragazza che più preferisce. Una parte di me ha bisogno di considerarti come carne, come oggetto di piacere. Chiedo perdono da parte di questo me. Allo straniero. Mi munirò di tutti i mezzi necessari per rapportarmi con te. A se stesso. Non mi vergogno di nulla, abbraccio ogni parte di me, solo così raggiungo l'apice nella mia vita. Alla donna dentro la quale il cui utero stava. Siamo la stessa cosa? Mi hai partorito, mi sono partorito. Siamo uno con l'universo. Hai l'idea di femminile. Femminino. Sento un forte bisogno di connessione, senza pregiudizi, senza barriere. Ok, Piero ha tolto serpente, entità mentale, impianti, tutto. Sì? Come lo vedi? È molto motivato, trasparente. Nuova vibrazione. Circa 400. Nuova consapevolezza. 192. Nuova PS. 60. Vite. 1108. Cervello. No, 9.7. Suscettibilità ipnotica. Ne viene 50. 3D. 36. Vivacità animica. Quanto Piero vuole farcela.
70. Piero ha una fiamma? No. No, perché non se l'è creata. Fino ad ora non se l'è creata. Potrebbe averla in questa vita? Sì, sì, decisamente sì. Poi è troppo tardi. No, assolutamente non è tardi. Poi ho come la sensazione, penso che tu me la confermi, che lui sta ringiovanendo. Questo sì. Questo anche è vero. Faccio difficoltà di fare quest'ultima domanda. Vabbè, lui ha quell'attività, no? Che ha una parola. Messaggio da quella parola a lui e da lui a quella parola. Hai capito, Monica, più o meno? E non diciamo, vabbè, Non l'attività. la diciamo. No, Ah, no, no, ok. no, no, assolutamente no, no. No, 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 no. Anche se ha un senso quella parola, però non possiamo dirlo. O glielo diciamo poi in privato. Il mondo è qui per te. Il mondo lo crei tu. Non nascondere i tuoi pensieri. Sono quelli che creano il tuo mondo. Questa è la parola a lui e lui ha la parola? Per arrivare a quel mondo, esploro il mio mondo interiore. Traggo le forze, le alleanze e il sogno diventa realtà. Ok, diamo un'occhiata al suo corpo fisico, mentale, emozionale, eterico, subliminale. C'erano sicuramente diverse emozioni represse, tenute a tacere. Ora c'è un respiro profondo e direi chelante, nel senso proprio che espelle tutto ciò che è pesante. Li vedo bene tutti adesso, in armonia. Ha bisogno di qualcosa, Piero? C'è qualcosa legato al pino, tipo alla resina, anche solo il profumo, come se potesse generare in lui un senso di benessere, anche di determinazione. Ne era già venuta fuori questa cosa. Sì? Può essere. No? O mi confondo? Ok. Non lo so. Il pino. Sì. Battuta finale, Monica. In fin dei conti anch'io sono un sempreverde. Evergreen. Va bene. Disconnettiti da tutto e tutti.